Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, buona domenica e bentornati sul canale. Inter Olympiacos finisce 2-0 e ci sono stati segnali decisamente molto incoraggianti in vista dell'inizio del campionato. È stato un Inter leggermente diversa, naturalmente era soltanto un amichevole, però era quella che chiudeva anche questo precampionato e quindi dalla quale si attendevano ulteriori segnali che dal mio punto di vista sono arrivati. Iniziamo con ordine, naturalmente vi ricordo, se poi vi sarà piaciuto il video, magari di lasciare un bel like in modo da aiutare il canale, anche un'iscrizione nel caso in cui non vorrete perdere di vista Angolo Nerazzurro, soprattutto se passate per la prima volta sotto questo contenuto. Andiamo subito a vedere che tipo di Inter è stata. Innanzitutto va fatta una premessa, era una semplice amichevole, si affrontava una squadra che era scesa in campo meno di 48 ore prima contro o meglio poco più di 48 ore prima contro il Napoli, quindi sono segnali sì incoraggianti che però vanno contestualizzati. I ritmi sono stati bassi da classica amichevole estiva ed il campo era pesantissimo, era un campo dove in alcune zone c'erano quasi delle pozzanghere che comunque non permettevano il rotolamento diciamo normale del pallone, si sono visti anche qualche errore proprio per questo motivo, campo che era pesante ovviamente anche per i calciatori, campo che ovviamente ha contribuito a tenere dei ritmi bassi. Nonostante questo, però, secondo me è stata la miglior Inter di questo precampionato. È stato un Inter diverso, un Inter meno estrema rispetto alle altre occasioni. Non c'è stato quel pressing esagerato sulla linea difensiva avversaria. È stato un baricentro non basso, però insomma un baricentro medio e quindi una difesa che lasciava meno spazio alle spalle, che non ha praticamente mai sofferto l'attacco alla profondità. E questo è già una notizia per questo precampionato, un Inter che esce imbattuta è una notizia in quest'estate, sicuramente una notizia positiva. A proposito del baricentro andiamo proprio a prendere le posizioni medie della sfida di ieri. Questa è la partita contro l'Olympiacos e vediamo un Inter con un baricentro medio, un Inter molto corta, quindi poca distanza tra i reparti ed una difesa non estrema. Se andiamo a prendere le posizioni medie contro il Monza, vediamo praticamente i tre di difesa sono a centrocampo, squadra tutta riversata nella metà campo avversaria. Ovviamente anche in questo caso va contestualizzato il tutto, quindi è chiaro che il Monza magari è squadra di caratura tecnica inferiore rispetto ai campioni di Grecia, però insomma l'atteggiamento dell'Inter era molto più estremo ed ha sofferto molto più gli attacchi alla profondità, cosa che invece l'Inter non ha sofferto contro l'Olympiacos. Come dicevamo, il pressing non è stato eccessivo, qui vediamo anche dalle posizioni medie. Anche in questo caso Lautaro andava molto spesso incontro a creare gioco, lo troviamo per posizione media praticamente sulla linea di centrocampo. Thuram, il numero 9, molto più avanti, insomma, a fare il vero e proprio centravanti, a cercare la profondità. Di contro praticamente c'è stato invece un Olympiacos che provava un pressing molto alto, un pressing asfissiante fino alla nostra prima costruzione. Ebbene, è stato anche quello un bel banco di prova perché l'Inter non ha quasi mai sofferto questo pressing, salvo in un paio di occasioni dove, come dicevamo prima, ha inciso anche il campo che era praticamente una pozzanghera in alcune zone, però è stato un Inter che molto spesso è riuscita ad eludere questo pressing dell'Olympiacos e quindi un Inter in cui ha funzionato anche la prima costruzione. Sicuramente, come dicevamo, altri segnali positivi. Inter che poi, arrivando un po' ai singoli, ha schierato Sušić da regista. Ecco, è stato probabilmente anche un banco di prova in vista dell'inizio del campionato, quando Çalhanoğlu sarà squalificato e con Aslani che è sulla lista dei partenti, probabilmente Chivu non vorrà affidarsi al calciatore albanese. Sušić da regista non ha fatto male, probabilmente è molto limitato, ecco, non riesce a mettere in mostra la sua grande dinamicità, l'abbiamo visto in altre occasioni anche quando va a giocare a ridosso dell'area di rigore o si inserisce in area, mette in mostra la sua tecnica, ecco questo non riesce a farlo da regista, però comunque non si è comportato male, anzi buoni movimenti, si è preso anche diverse responsabilità e questo è sicuramente importante perché
ci dà un gran segnale anche sulla condizione psicologica del calciatore, sulla maturità del calciatore, quindi molto spesso ecco, si faceva vedere dai compagni, riceveva palla, cercava comunque di orchestrare il gioco, seppur non è un vero e proprio regista. Tra i singoli, bene anche Barella, che è stato uno dei migliori in campo, ecco, sempre molto dinamico, molto spesso andava anche ad abbassarsi tra i tre di difesa, o in altre occasioni magari lo abbiamo visto nella metà campo avversaria, insomma il solito centrocampista molto dinamico. Torniamo un attimo anche a come la squadra poi ha sviluppato l'azione. Ancora una volta si è visto un Inter che va a giocare un po' più in verticale e va a sfruttare un po' più le vie centrali. Ecco, anche quando poi, anche se prendiamo l'azione del primo gol, si sviluppa per vie centrali, poi viene allargato il gioco sull'esterno dove si era appunto defilato Lautaro, mette palla al centro e c'è un Di Marco che va ad inserirsi all'interno dell'area di rigore e conclude l'azione. Però l'azione viene sviluppata e viene verticalizzata per vie centrali ed è una delle grandi differenze rispetto all'Inter di Inzaghi, ecco. Si va a cercare più la zona di rifinitura, si cerca di arrivare più rapidamente alle punte e poi magari si va a sfruttare l'ampiezza che poi spesso ha anche sofferto l'Olympiakos, seppur l'Inter non l'andava a sfruttare particolarmente, però la squadra greca ha dimostrato comunque di far fatica a coprire su entrambe le corsie esterne. Verticalizzazione che poi abbiamo visto anche in occasione del secondo gol, verticalizzazione rapida di Mkhitaryan per Thuram apre per Dumfries che va a calciare, poi sulla ribattuta dopo la parata del portiere dell'Olympiakos, sulla ribattuta Thuram fissa il risultato proprio sul 2-0. Ecco, tornando ai singoli, benissimo anche Thuram, ed è un calciatore che diciamo aveva fatto un po' discutere, forse qualcuno aveva anche messo in dubbio un po' troppo presto perché non aveva fornito delle buone prestazioni al mondiale per club in questo inizio di precampionato, o meglio nell'inizio di precampionato Thuram non aveva fatto benissimo, ecco sembrava un calciatore in calo, qualcuno addirittura ipotizzava che Bonny potesse soffiargli il posto. Ebbene, ieri Thuram ha fornito una prestazione superlativa, sempre nel vivo del gioco, ha messo lo zampino su entrambi i gol e sul primo, seppur non figura né tra i marcatori né tra gli assist, ovviamente mi riferisco al gol dell'1-0, ha fatto una grandissima giocata nel ricevere palla, nel evitare il difensore dell'Olympiakos e poi allargarla a Lautaro e quindi insomma questo è un altro segnale estremamente positivo. La Tula insomma è più viva che mai, Lautaro anche lui nel vivo del gioco, però insomma non fa certo notizia nemmeno in questo precampionato. L'altro calciatore che a me è piaciuto e sul quale pure c'erano tanti punti interrogativi è proprio Di Marco, sebbene abbia giocato soltanto una mezz'ora, poi è uscito per infortunio che non sembra particolarmente grave, però anche Di Marco sembrava molto più nel vivo del gioco, molto più lucido nelle decisioni, un calciatore che probabilmente migliora la sua condizione e questo è un altro segnale estremamente positivo. Ecco, Di Marco era un altro di quelli che era stato messo molto in discussione. Ebbene, ha dato comunque delle risposte. Auguriamoci che l'infortunio, come sembra, non sia particolarmente grave. Non perderemo, insomma, a lungo Federico Di Marco. Di Marco, come detto, è uscito al 30°, è entrato Luis Enrique che ha fatto un lavoro molto diverso a quello dell'esterno italiano. Infatti, se andiamo a vedere la posizione media di Luis Enrique, praticamente sembra quasi una posizione da mezzala. Ebbene, Luis Enrique partiva sì da quinto, però poi il quinto vero e proprio non l'ha praticamente mai fatto, si andava ad accentrare molto anche in virtù del fatto che giocasse a piede invertito, quindi andava molto a rientrare dentro al campo, era molto mobile, però insomma poi non andava a dare l'ampiezza. Questo andrà effettivamente capito se è un po' una richiesta di Chivu oppure se è Luis Enrique che deve ancora calarsi in una realtà tattica diversa, in particolare quando va a giocare sul versante opposto dove è tentato a rientrare sul suo piede-forte, però poi effettivamente si fa fatica a sfruttare l'ampiezza che poi quando è entrato ha sfruttato maggiormente Zaleschi, infatti lo vediamo anche nella grafica, il numero 59 che va molto più laterale rispetto a Luis Enrique.
brasiliano che purtroppo non voglio dire che sia stata una prestazione ampiamente insufficiente, però anche ieri sera non ha dato grandissimi segnali, ha aiutato sì anche in fase difensiva, quindi forse una sufficienza striminzita per Luis Enrique, però ci si attende molto di più, ecco, da chi è arrivato per andare a sopperire quella mancanza dell'uno contro uno, un calciatore che comunque è arrivato con un gran bottino di gol e assist in Ligue 1 e che nelle sue corde dovrebbe avere il dribbling, ci si aspetta qualcosina di più e ci si auguri che possa metterlo in mostra anche quando poi ecco, entreremo nel vivo della stagione e magari può anche migliorare le sue prestazioni. Come dicevamo, è anche l'amichevole che va a chiudere questo precampionato, quindi diciamo che mette un punto al calcio d'estate. È un Inter che ha dato sì segnali positivi, è un Inter alla quale però manca qualcosa, soprattutto per sviluppare l'idea di Chivu. Ecco, quest'Inter molto più accorta tatticamente, non sappiamo se per dei carichi di lavoro, per le condizioni del campo o perché Chivu è andato un po' a sopperire a quelle che erano le difficoltà che ha mostrato l'Inter nelle altre amichevoli, difficoltà che ha mostrato anche in virtù del fatto che, come abbiamo più volte detto, mancano delle pedine. Ecco, Kivu era partito un po' da quell'idea di 3-4-2-1, che anche se non era il sistema di gioco di base, però nello sviluppo molto spesso diventava un 3-4-2-1 e soprattutto da quell'atteggiamento molto aggressivo anche in fase di non possesso. Ecco, non avendo un centrocampista fisico, un centrocampista che recupera tanti palloni e non avendo difensori veloci, è chiaro che Kivu deve un po' adattarsi anche alle esigenze del momento e quindi magari deve rivedere un po' quest'idea, non che abbia già accantonato il suo progetto, non che abbia già rinunciato a quell'idea, che l'abbia già bollata come fallimentare, però naturalmente un allenatore deve anche essere intelligente, adattarsi a ciò che ha in quel momento ed in questo momento l'Inter ha dimostrato di non riuscire a sviluppare quell'idea di calcio aggressivo e di pressing alto. Perché lo ha fatto finora? Forse si aspettava qualcosa di diverso dal mercato, forse si aspettava anche risposte diverse dalla sua Inter. Fatto sta che un allenatore duttile anche dal punto di vista delle idee, quindi non parliamo di moduli, di sistema di gioco, perché poi quelli rimangono numeri, ma l'importante sono i principi di gioco. Ebbene, un allenatore che è duttile sui principi è sicuramente un qualcosa di positivo per l'Inter, un Inter che lascia ben sperare. Ricordiamo poi alla prima di campionato mancherà anche Pio Esposito che porta una squalifica dalla Serie B. Pio Esposito che nel finale ha fatto coppia con Bonni che anche ieri ha dato degli sprazzi decisamente positivi, forse deve un po' migliorare sotto porta, ha avuto una buona occasione, purtroppo non ha colpito bene il pallone, però insomma ribadisco, a me questa Inter dà segnali molto positivi, ci si augura che possa arrivare anche qualche regalo dal calciomercato e quindi si possa ulteriormente alzare l'asticella. Attendo anche le vostre considerazioni nei commenti, come avete visto l'Inter contro l'Olympiacos, cosa vi aspettate da questa Inter, visto che ormai il calcio d'estate è concluso definitivamente, da lunedì prossimo si tornerà a fare sul serio, inizierà la nostra Serie A, insomma come sempre sfruttiamo la sezione commenti anche per confrontarci, io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter.